Ciao ragazzi, benvenuti ad Alzate le chiappe e portate il vostro culo in sala. Oggi volevo parlarvi del film. Oh cazzo! Bentornati ragazzi e benvenuti alla rubrica Alzate le chiappe e portate il vostro culo in sala. Oggi, come avrete capito, parleremo di A Quiet Place Part 2, il sequel del survival horror di John Krasinski del 2018. Il regista torna a dirigere la moglie, la splendida ed eclettica Emily Blunt, in un horror mozzafiato che non ha niente a che invidiare al suo predecessore. Torniamo quindi a seguire le vicende della prolifica famiglia Abbott, alle prese con queste creature spaventose un po' alla Ray Charles, c'è che sì, ma con un grande orecchio. All'inizio del film il regista ci porta al giorno 1 delle ben note vicende dei nostri eroi, svelando qualche informazione in più sulla provenienza di questi mostri letali e regalandosi naturalmente una cinematica resurrezione, almeno per i primi 10 minuti. A muovere il motore della storia, alimentando le speranze dell'intera famiglia, ci penserà la giovane Regan Abbott, interpretata dalla ottima e giovane Millicent Simmons. Ad aggiungersi al già consolidato cast del primo film ci pensa il veterano del genere Cillian Murphy, già alle prese con zombie e astronauti mostri diventati pazzi. Lo troveremo quindi nella pellicola perfettamente a suo agio in questo ruolo che però non voglio svelarvi, andatelo a scoprire da soli. Gran parte del merito per la riuscita di questa pellicola va anche alla direttrice della fotografia Polly Morgan, capace con i suoi giochi di luce, di ombre e di contrasti di creare una fotografia quasi caravaggesca, e all'editor Michael P. Shower, già montatore di film come Creed o Black Panther, che qui fa largo e sapiente uso del montaggio alternato che soprattutto nella seconda parte del film riesce a tenere sempre alta la tensione e a farci sudare sui seggiolini per le sorti dei nostri eroi. A differenza del primo capitolo, soprattutto del primo tempo in cui vi era una quasi totale assenza di dialoghi, il secondo è confezionato maggiormente come un survival horror più convenzionale. Certo, non inventa niente di nuovo e non aggiunge nulla al genere, ma per tutta la durata della sua ora e 37 minuti riesce a spaventare ed emozionare senza mai annoiare. Cosa volete di più da un film horror? Il mio voto quindi, che potete trovare su imdb.com, è 7,5. La curiosità che vado a svelarvi oggi riguarda l'uscita del terzo capitolo. Infatti è già stato annunciato che ci sarà un A Quiet Place parte terza, ma che non verrà diretto da Krasinski. Forse si è stufato di dirigere la moglie, o forse la moglie si è stufata di avere il marito come regista dietro la macchina alla presa. Chissà. Fatto sta che a dirigere il terzo capitolo della saga sarà Jeff Nichols, regista che io amo particolarmente per aver diretto film del calibro di Mud o di Take Shelter, che se non avete visto vi consiglio vivamente. Per oggi è tutto ragazzi, grazie davvero per essere stati con me, noi ci vediamo alla prossima recensione e nel frattempo non dimenticate, alzate le chiappe e portate il vostro culo in sala. Here's Kurtz for Planet Earth signing off.